Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda Alisson Santos e il riscatto, perché ci sono conferme anche per quanto riguarda la stampa portoghese e il Napoli è pronto a riscattare il calciatore. Di Lorenzo, le condizioni, i tempi di recupero, ce la farà per la partita con il Parma? Andiamo a fare il punto della situazione passando anche per Højlund e l'attacco influenzale che l'ha colpito non facendolo giocare la partita con il Milan. E ultima notizia, ma non ultima per importanza perché andava fatto già prima e un po' di tempo fa per quanto mi riguarda, cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Poi se lo vogliamo far girare ancora meglio ed avete un hype conservato, spendetelo sotto questo contenuto così giriamo appunto ancora meglio. Detto questo, partiamo dal riscatto di Alisson Santos. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma come vi ho detto ci sono conferme anche dalla stampa portoghese, il Napoli ha ormai preso una decisione sul futuro di Alisson Santos che verrà riscattato. L'esterno offensivo brasiliano, arrivato tra qualche perplessità, ha saputo conquistarsi spazio e fiducia con prestazioni concrete e decisive. Le perplessità, almeno io, non le avevo sul calciatore. Poi, se c'era qualche perplessità tra Conte e lo staff, ovvero un colpo di mercato da vedere, ci poteva anche stare, ma Alisson Santos si è conquistato la fiducia di tutti, tifosi e credo anche dell'allenatore. I numeri raccontano una crescita evidente. Alisson Santos a Napoli ha fatto di più, siamo a 397 minuti giocati, 2 gol e non sono pochi perché pesano, con la Roma decisivo per il 2-2 e con il Torino nel 2-1 e un assist. Un contributo diretto che ha inciso su risultati pesanti nella corsa del Napoli in questo campionato. Io sono estremamente contento che il Napoli, diciamo, sia spedito per quanto riguarda il riscatto di Alisson Santos. Ricordiamo che è fissato a 16 milioni e mezzo dopo i 3 milioni e mezzo già versati, quindi versiamo i 16 milioni e mezzo e diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. Abbiamo trovato la spina nel fianco, ovviamente per gli avversari, sulla fascia sinistra. Alisson da subentrante o dal primo minuto cambia ben poco, calciatore che tecnicamente sa il fatto suo e poi destra-sinistra diventa complicato leggerlo perché può andare sia da una parte sia dall'altra, non ti dà diciamo punti di riferimento, dici no vabbè è destro di piede o è sinistro di piede, quindi diciamo tengo sott'occhio quella di direzione piuttosto che un'altra. Invece è un calciatore che tecnicamente ti può far tranquillamente girare la testa e serve come il pane uno così su quella fascia sinistra, ed era da un bel po' di tempo che non vedevamo cose del genere appunto su quella fascia. Per quanto riguarda l'infortunio di Di Lorenzo e i tempi di recupero, non dovrebbe farcela per Parma, tanto è vero che la Repubblica fa il punto sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, fermo ormai dai primi giorni di febbraio dopo essersi sottoposto a intervento chirurgico eccetera eccetera. Il capitano del Napoli sta proseguendo nel suo percorso di recupero seguendo un programma di riabilitazione graduale che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Nonostante i segnali incoraggianti sul fronte del recupero, il rientro non è ancora imminente. Di Lorenzo infatti non sarà a disposizione per la prossima sfida contro il Parma, con lo staff medico che preferisce non forzare i tempi di recupero per evitare ricadute. L'obiettivo realistico resta quello di tornare tra i convocati per la gara contro la Lazio, in programma sabato 18 aprile. Ritorna tra i convocati però per la partita con la Lazio, non è che ritorna dal primo minuto. E faccio faccio questa considerazione perché dal punto di vista del gioco cambia un tantino quella fascia destra, con Di Lorenzo in campo anche schierato da braccetto di destra o centrale di destra nella difesa a 3, mettetela come volete, però dal punto di vista dello scaricare un pallone e andarlo poi a riprendere e ricevere il pallone al limite da un Politano di turno è tutt'altra musica se hai Di Lorenzo in campo e se invece hai come centrale
un Beuke, ma ho Juan Jesus che ha giocato appunto a destra, e non sto bocciando assolutamente nessuno, né Beuke né Juan Jesus né chi che sia, ma dal punto di vista diciamo del risalire tra virgolette dal basso senza buttarlo verso la punta il pallone, Di Lorenzo sa il fatto suo, e diciamo che cambia un tantino la situazione del Napoli per quanto riguarda appunto palla a terra, scaricare su un esterno e poi riproporsi andando a tagliare il campo verso la porta avversaria. Quindi non ci sarà contro il Parma, ma lo vedremo tra i convocati contro la Lazio. Noi ce lo segniamo perché quest'anno ci stiamo segnando tantissime notizie. Tornerà contro la Lazio, poi arriviamo a ridosso del match, ricaduta, no, i tempi non erano questi, eccetera. Abbiamo fatto un tantino di confusione quest'anno dal punto di vista dell'informazione per quanto riguarda il Napoli, ma anche diciamo diagnosi e tempi di recupero che sono stati un tantino sballati. Detto questo, la situazione Højlund, che ovviamente non ha giocato contro il Milan per l'attacco influenzale, saranno verificate le sue condizioni. Con ogni probabilità le condizioni di Højlund miglioreranno nei prossimi giorni e la tabella di marcia prevede che i tempi di recupero non si estenderanno ulteriormente. Insomma, Højlund sarà pronto a scendere in campo a Parma e l'attaccante danese è già atteso domani all'SSC Napoli Training Center di Castelvolturno per tornare ad allenarsi. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Repubblica, già domani saranno verificate le sue condizioni, ma il riposo concessogli in questi giorni dovrebbe bastare a smaltire definitivamente il problema. Un attacco influenzale, intestinale che sia stato, ovviamente si recupera, anche se ti debilita quel tanto da non poter giocare, perché dipende poi come ti viene l'attacco, ma Højlund sarà disponibile per la partita contro il Parma, quindi buone notizie per quanto riguarda l'attaccante e la punta centrale da poter schierare nella prossima partita. La notizia che mi sta più a cuore, perché la volevo già da tempo ed è stata data la cittadinanza onoraria anche ad altri personaggi che sì la meritavano, ma il presidente per quanto mi riguarda veniva prima, e ci siamo con ovviamente l'iter burocratico e il dargli la cittadinanza onoraria al nostro presidente. Magari facciamo una cosa insieme al centenario del Napoli, potremmo anche fare diciamo una festa unita, ma vedremo poi per quanto riguarda le date, perché ovviamente non è che diciamo è una cosa che organizzi oggi, vabbè facciamo domani, è una cosa che ha bisogno del suo tempo. Allora, il sindaco Gaetano Manfredi, intervistato da CRC Radio, alla domanda sul possibile conferimento della cittadinanza onoraria a De Laurentiis, il primo cittadino del capoluogo partenopeo, aggiunge: tempi maturi per conferirla anche al Napoli, l'ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento. Poi si parla anche dello stadio Maradona con il subcommissario per il Maradona in vista di Euro 2032, c'è questa possibilità, ci dice il sindaco, non è stato ancora definito nulla a livello nazionale, noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggior velocità è bene accetto. Noi stiamo andando avanti con il restyling e la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione e qualsiasi ovviamente strumento è sempre bene accetto, come ha ripetuto già prima. Io almeno sono contentissimo di questa notizia e il presidente si merita tutta la cittadinanza del mondo, mettiamola così, per tutto ciò che ha dato a Napoli, per ciò che ha fatto e sta ancora facendo e continua a fare, diciamo navigando in acque molte volte burrascose, sia per quanto riguarda lo stivale e la gestione del calcio nello stivale, perché a volte potrebbe anche passarti completamente la voglia di fare l'imprenditore in Italia, perciò a cui devi assistere, ma il presidente non demorde, perché ovviamente caratterialmente non è uno che lascia incompiuto qualcosa o demorde alla prima difficoltà, e quindi la cittadinanza onoraria è una cosa più che giusta, ecco, da fare per quanto mi riguarda e per tutto ciò che ha dato e continuerà a dare al nostro Napoli. Così come abbiamo detto sempre, speriamo che ovviamente in un futuro
abbastanza prossimo, quanto più in là possibile, potremo andare avanti, mo che sia De Laurentiis figlio, nipote o vendi un altro presidente, per amor di Dio, non lo sapremo mai come andrà a finire, però dobbiamo sempre augurarci che troviamo qualcuno che dal punto di vista dello stare sul pezzo e rompere le scatole in Italia, perché gestendo il Napoli e ovviamente dovendoti affacciare in quel che è poi il trittico lassù che comanda i bacini d'utenza e tutto il resto appresso, abbiamo fatto gli stessi discorsi tante volte. Non è semplice trovare poi una persona che abbia, tra virgolette, la pazienza di andare sempre dritto per la sua strada e confrontarsi poi tante volte con situazioni abbastanza scomode. Ultima quella del mercato di quest'anno, e chiudi il mercato a gennaio per poi sapere che 2 mesi dopo, a marzo, rientrano le regole e quindi saresti anche rientrato nei paletti potendolo fare il mercato a gennaio, ma gli è stato chiuso appunto volutamente il mercato al Napoli per non andare a riparare dove si poteva e dove avevi infortuni che sì, concorso di causa, la sfortuna te li sei creati tu, calciatori comunque che erano più, eh, ecco, che potevano infortunarsi più di altri dal punto di vista fisiologico, sono tante le cause e non è uno solo sicuramente il colpevole, però poi diciamo che ingoiare già questa situazione del mercato dal punto di vista della gestione di un'impresa per come non sei stato tutelato, ecco, nel tempo, eh, potrebbe portare una persona a dire ma sai che c'è di nuovo? Io mo lascio da grandissimo, ho dato tantissimo, abbiamo vinto anche trofei e scudetti e invece no, dritti per la sua strada perché il presidente è questo e quindi cittadinanza onoraria aspetteremo la data e seguiranno aggiornamenti per il festeggiamento al nostro presidente Aurelio De Laurentiis. Detto questo, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.